Buongiorno e benvenuti ai tutorial di Matti per la pesca. Oggi siamo Matti per la traina al calamaro e abbiamo qui un super ospite, Michele Prezioso. Buonasera. Che è un grande amico di Matti per la pesca, ma soprattutto è il numero uno di questo tipo di tecnica. Oggi Michele ci andrà a spiegare i vari tipi di terminali che servono per essere al top nella pesca al calamaro. Prego Michele. Io direi di andare alla lavagna e illustrare passo per passo quello che può essere una tipologia di terminale per fare questo tipo di tecnica, però ne approfitterei per darne giusto due di chicche e metterli in possesso di qualcosa, voglio dire, della vecchia scuola napoletana. Ok, andiamo con due per evitare di confondere troppo le idee. Esatto, poi nel prossimo possiamo allargare insomma un attimino il brand. Perfetto, come ogni bravissimo teacher andiamo alla lavagna. Andiamo. Terminali per la traina al calamaro, quindi una tecnica molto particolare e molto divertente da fare dalla fine di settembre a marzo inoltrato. Le ore migliori come sempre calasole e alba, ma anche durante la notte questa tecnica dà i suoi frutti. Adesso andiamo ad analizzare i due tipi di terminali presi in considerazione. Il numero 1 con un mono artificiale, quindi un solo artificiale, e il numero 2 con un tandem, due artificiali. In entrambi i casi in bobina metteremo della treccia 8 capi, 0,12, 0,16. 0,12 per pescare sotto costa e cercare di affondare il meno possibile, perché non ne abbiamo bisogno, visto che c'è già la paletta dell'artificiale che bene o male scende dai 70 ai 2 metri. Nell'altro caso, siccome abbiamo bisogno di un piombo guardiano un po' più pesante, perché parliamo di pescare nel primo caso in batimetriche da 2 a 8 metri, nel secondo caso in batimetriche dagli 8 ai 15-16 metri. Quindi nel primo caso 50, 80, 100 grammi massimo di piombo, nel secondo caso invece il guardiano sarà dai 200 ai 350 grammi e pescherà dai 12 ai 20 metri. Velocità di traina, in entrambi i casi tutte e due vanno bene dall'1,8 ai 2,6, 2,7. Ricordiamoci sempre che in curva gli artificiali tenderanno a scendere verso il basso e che non seguiranno un moto rettilineo uniforme alle spalle del piombo, ma essendo in curva il piombo scende di più e l'artificiale può toccare a terra, quindi è importante che in fase di virata, quando si gira per poter fare la stessa passata, si acceleri e si vada, voglio dire, man mano a tornare nel modo che ci interessava, quindi nella posta interessata. Abbiamo detto i tipi di multifibre, adesso vi spiego il tandem. Il tandem è molto semplice, è fatto da due artificiali con due palette e affondamenti diversi, perché uno sarà quello con la paletta maggiore, uno con quella minore. I due terminali, quello sopra con la paletta maggiore e porterà ad affondare di più anche l'altro, sarà con un baffo di 0,26 da 1 metro, quindi questo qua deve essere 1 metro, questo qui. Il secondo invece deve essere il doppio del primo, quindi 2 metri, sempre di 0,28 ma con una paletta più piccola. La velocità di traina è uguale. Le ore migliori ve le ho spiegate, non vi resta che prendere i calamari. Allora Michele, facciamo finta di essere al bar a prenderci un caffè. Io sono un inesperto totale di pesca al calamaro. Spiegami un attimino, perché vista così sembra tutto molto facile. Come li uniamo questi pesciolini? Con un nodo, con uno snap? Come... Il nodo è fattibile e può tenere comunque bene l'artificiale, però con lo snap tu hai la possibilità di cambiare tutti i colori che vuoi senza mai accorciare e fare nodi in barca. Ok, perché io devo cambiare tanti pesciolini? Perché ci sono tante colorazioni che possono risultare un giorno pescanti, un altro no, e quindi si va a tentativi, a tentoni, come tutte le altre tecniche dove si usano dei lurs. Ok, quindi ai nostri amici cosa dobbiamo dire? Che devono avere 1, 2, 3 pescetti o sarebbe meglio averne tanti per poterli cambiare? Io penso che avere 1, 2, 3 pescetti dello stesso colore, ma moltiplicato per tutti quelli che ti servono. Perché questo? Perché tu ti può capitare che in una serata mangiino solo su quello bianco, solo su quello perlato, solo su quello rosa, e se poi dopo lo perdi o pescando o incaramando o prendendo qualche corda, qualcosa, spezzi l'artificiale, se non ne è un altro uguale non ci peschi, perché quella sera vogliono quello. Quindi non solo avere tanti colori, ma di alcuni averne anche più di uno? Sì, averne almeno 2 per. 2 per misura, 2 per colore. Ok. Altra domanda,
io vedo che qua c'è un piombo guardiano. Sì. Come viene attaccato qui questo piombo Il guardiano? piombo guardiano viene attaccato, come si fa per la traina col vivo, prima di quella girella. Noi abbiamo l'8 capi, quindi il multifibre. Ok. Andiamo a fare la soletta piccolina e in quella soletta andremo ad applicare il piombo guardiano. Vedi quella cosetta piccolina lì laterale? Quindi c'è uno sgancio rapido lì. Sì, c'è lo sgancio rapido Ok. che viene messo con una girella, quelle lì aperte che non devi manco perdere tempo a togliere e a fare. Ok. Poi ci sono 5 metri di 28 e poi c'è il 1,20 m, voglio dire, di quello che vuoi, Ok. 23, 24, 25. Altra domanda, vedo una cosa particolare. Vedo che qui metti sempre queste girelle triple, per quale motivo? Perché snodano meglio, perché Ok. l'artificiale creando, voglio dire, delle torsioni e qualcosa nel suo nuoto Ok. durante una girata può creare problemi. Invece con questo sistema qua tu hai una girella che scorre su questo filo che non ha problemi e hai una tripla girella prima e dopo, quindi sicuramente tra multifibre e artificiali si creano delle torsioni che vengono scaricate lì. Avete sentito questo particolare? Prendete queste cose come delle chicche, perché utilizzare una girella tripla può fare la differenza. Ok? Molto Altra cosa molto importante, questa è la parte finale. E prima cosa vai a mettere? multifibre, allora, quando si pesca col tandem, siccome si va, voglio dire, a profondità molto più grandi, quindi abbiamo detto in batimetriche da 12 ai 20 metri. Pescando a traina c'è bisogno di qualcosa che affondi bene. L'unica cosa che ci dà una mano ad affondare, oltre al guardiano, è un multifibre sottile. Ok. Quindi un 8 capi che Quindi, ti dia la possibilità. quindi tu non metti un preterminale in nylon o Il preterminale lo metto solo, voglio dire, dopo la prima tripla. Ok. Questo è il preterminale, che può essere Perfetto. 28, 33, a seconda delle prede che vai, voglio dire, poi ad incontrare. Questo periodo qua è difficile, ma se ci vai la mattina presto o al calasole è facile che anche in 10-15 metri d'acqua si possano prendere calamari da chilo. Quindi questo 23-22 diventa un attimino... Ok. Adesso ti faccio una domanda da $1.000.000. Partendo dal presupposto, Metti prima $1.000.000 qui, dopo, metti di- prima la domanda, poi i soldi. Partendo dal presupposto che non esiste una vera canna fatta per la traina al calamaro, dacci tu un'idea di quali caratteristiche un amico deve andare a cercare per andare a pescare al meglio. Per andare a pescare al meglio due cannette che divelte nei laterali della barca, nei laterali del gommone, nei laterali dello yacht, insomma, poi ognuno ha la propria tasca e la propria disponibilità come barca. Io direi che la canna non deve essere mai meno di 2,40 m. Ok? Mai meno di 2,40 m, che per il tandem si può consigliare, chi ha, voglio dire, quei rotantini per fare slow, chi ha quei rotantini per fare, non so, spinning a basso e quant'altro, metterli sotto una cannetta da almeno 100-120 grammi di potenza, anche se caricheremo i 200 grammi per scendere laggiù, non è quello il problema. La canna del calamaro non è come quella della traina, quindi deve avere un'azione completamente diversa. Qual è Deve questa essere azione? morbida, perché con il moto ondoso deve dare all'artificiale quel guizzo, quindi una mollina, sai che tu tacchi. Quindi perché una l'artificiale canna fa- da traina Esatto. con un range molto basso. molto basso. Se è una 2, canna 6 da traina, lì. massimo 2-4 libre, 4-6 libre, massimo, ma proprio massimo. Però quella lì, nel momento in cui andiamo a affondare per pescare, voglio dire, a 20-25 metri, dove tu ci userai anche il 3,50. Ok. Ma se è una cannetta che tu devi pescare a 10 metri, non c'è bisogno manco della 4-6 libre, puoi prendere canne da spinning. Una canna spinning con un range Sì, alto esatto, magari. qua 40-80, 80-120, insomma canne con una certa schiena, però che abbiano sempre quella punta sensibile che dia la possibilità all'artificiale di fare quel guizzo. Le velocità variano da sera a sera, anche con lo stesso artificiale. L'importante nel tandem, quindi nella seconda opzione che abbiamo disegnato, Sì. vedi, ci sono le palette non a caso diverse. Perché? Perché se noi andiamo a mettere due artificiali con la stessa paletta, anche se sono di misure diverse, Certo. cammineranno così e tenderanno ad imbrogliarsi, si ostacolano l'uno con l'altro. Se invece noi diversifichiamo le palette, tende a diventare forchetta, uno è più deep, l'altro è invece segue un moto rettilineo dietro il piombo Perfetto. e non si imbroglieranno mai. Tutti mi chiedono spesso, questo non voglio dimenticarlo, il recupero del calamaro a traina. Dice, io metto a folle e vai nella scogliera, perché tu stai sotto barco, vedi, metti a folle, sei in balia del vento. Non è, basta decelerare, tanto già vai a 2,4, c'è proprio giusto Al giusto minimo un po'. del motore. Settare invece la frizione è importante che sia morbida e che non sia, però che tu guardando l'azione della canna, una volta che la canna si è curvata al massimo, parte la frizione, se no i calamari non si fermano. Ok. Perfetto.
E la velocità c'è un senso logico oppure dobbiamo andare a mare e provarla di volta in volta? Le velocità sono un range, voglio dire, troppo specifico, è difficile capire da quale paletta tu puoi prendere, da quale mare c'è, che corrente affronti, quindi voglio dire, da dirti una velocità ti posso dare un range nel quale tenersi, inutile superare. E quindi un consiglio, provare da 1,5, 1,8 fino a 2,2, 2,4, perché ci sono artificiali con palette che possono camminare anche a 2,7. Il problema è che la carne del calamaro, essendo fatta di un 80% d'acqua e costituita d'acqua, è molto meno dura della seppia. Quindi quelle arpette, queste coroncine, hanno di solito le spilline molto sottili, quindi è facile tagliare. Che nel cirro e anche nello stesso nella bocca possano tagliare e ti resta l'albero di Natale. E lì in padella non ci metti nulla. Michele, un'ultima domanda per i nostri amici. Tu utilizzi delle fonti luminose come Starlight oppure no? Io non uso nessuna fonte luminosa perché non la trovo utile in nessun senso, anche perché spesso dà fastidio la luce calamare. Quindi preferisco pescare con le montature normali senza nessun ausilio, voglio dire, di luce e quant'altro. Quindi l'idea che tutti vogliono per forza artificiali glow luminosi non è esattamente corretta. Sai, il glow e il luminoso ce ne sono due tipi, c'è l'UV che non dà fastidio, c'è il luminoso che può dare fastidio, semplicemente questo. Quindi voglio dire, è una scelta personale. In alcuni posti dove l'acqua, voglio dire, può essere più scura e quindi diversa dal normale, ci può essere bisogno, insomma, dell'artificiale che abbia un pizzico di luce ma di sua sponte. Per il resto per me non c'è proprio bisogno di tutto questo. Ok, va bene. Allora ti ringrazio per il caffè. Io non l'ho visto però. E fate tesoro di tutti questi segreti perché Michele è veramente un numero uno di questa pesca. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo tutorial. Se vi è piaciuto mettete un like. Per qualsiasi dubbio commentate e noi vi risponderemo con piacere. Ringrazio Michele Prezioso per la sua partecipazione. Grazie a voi. Iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video di Matti per la pesca. Ciao!